Ok. E fiatone. Aspettai un secondo perché questi scatoloni sono davvero pesanti. Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale e bentornati in un nuovo unboxing. Finalmente ci è arrivata un po' di roba e non vedo l'ora di farvela vedere. Come ben vedete oggi andiamo ad unboxare nuovi mezzi in arrivo. Ma prima di iniziare vorrei dirvi, giusto che lo sappiate anche voi, abbiamo avuto l'onore di collaborare con Banggood e questo vuol dire che avremo tanti codici coupon tutti per voi che partono dal 6% fino al 30% di sconto. Insomma sia Ovo che Banggood ci hanno contattati qualche settimana fa e ci hanno proposto di provare i loro mezzi. Io oggi tanto ve li faccio vedere da vicino, poi Alfredo vi porterà la recensione completa di ogni mezzo e magari faremo anche di test su strada e comparativi con altri mezzi. E prima di iniziare lo spacchettamento vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e di mettere un pollice in su ovviamente se vi piace questo video, attivando anche la campanellina che trovate sulla sinistra del tasto iscriviti per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video pubblicati. E ora sigla! Ok ragazzi, intanto iniziamo con il mezzo che ci ha mandato Banggood, poi ve lo faccio vedere per bene. Ok ragazzi, allora come ben vedete Banggood ci ha mandato un low tier e un dual motor 3500 watt. Abbiamo delle frecce sia sull'anteriore che sul posteriore, sono davvero utili su un monopattino. Abbiamo la forcella tipo style Wolf Warrior ma solo fino a metà perché c'è lo stelo e telescopico. E poi ovviamente abbiamo anche un manubrio richiudibile, il voltometro e i tasti per le frecce, clacson e le luci on off, tutto in un blocco. I tasti dual motor. Ok ragazzi, allora detto ciò, chi mi conosce e chi mi segue già da tempo sa che sono un maledetto smanettone e quindi in questo unboxing ho deciso di farvi vedere questo Lautier anche come è fatto sotto pedana e come è fatto il cablaggio e tutto, e vi faccio vedere anche le centraline. Allora andiamo a vederlo subito da vicino. Tolgo la pedana, le viti le ho già tolti, tanto ci sono solo questi laterali e due qua sotto. E voilà ragazzi, anche voi benvenuti nella centrale Enel. Come ben vedete abbiamo tantissimi cavi anche sopra la batteria e ci sono tanti cavi, non ho mai visto così tanti cavi in un monopattino. Di qua ci sono le centraline che sono coperte con una guaina anticalore. Comunque c'è il mondo qua ragazzi, c'è proprio il mondo, mamma mia. Ma quanti cavi! Però c'è questa cosa che a me non è che mi piacciono tantissimo. Ci sono questi cavi qua del motore anteriore che passano sopra la batteria. Avessero lasciato il copricavo qui nero tutto fino in fondo forse sarebbe stato meglio. Comunque andiamo a vedere subito la batteria. La batteria è una batteria al litio con Li-21 700 e una 4S 7P 52 volts 33 Ah. Insomma ragazzi, il cablaggio non è il massimo, si poteva fare di meglio. Magari potevano sfruttare tutto questo spazio qua isolando tutti questi cavi dalla batteria, ma invece li hanno lasciati tutti così sciolti sopra che a me, vi dico la verità, non è che mi piacciono molto. Sicuramente vi state facendo delle domande chiedendo se che questo mezzo forse l'avete già visto a giro. Sì, assomiglia tanto a un mezzo che ormai lo conoscete tutti, il Vueda, però questo Lautier ha qualcosa in più rispetto al Vueda. Come avete notato, questo Lautier ha le frecce di indicazione che il Vueda non ha. Come ben vedete l'abbiamo acceso, ha dei LED RGB sul laterale e dei due fari molto potenti sull'anteriore. In più abbiamo le frecce che funzionano davvero abbastanza bene e il clacson mi sembra abbastanza potente.
Poi una cosa che non vi ho detto, ha dei freni a disco sia sull'anteriore che sul posteriore e monta dei freni idraulici della marca Zoom, quindi niente male come freni. Poi c'è una cosa ragazzi che non vi ho detto, ora vi dico giusto qualcosina, altrimenti questo video non sarà più unboxing ma una recensione, però ci tenevo a dirvi una cosa che mi ha stupito di questo Lotte. Monta due motori da 1600 watt per uno e delle gomme 10 pollici ma tubeless. Proprio curioso di questi motori, e se magari qualcuno di voi lo vorrebbe acquistare perché magari l'aveva già provato e lo vorrebbe acquistare, qui sotto il video in descrizione vi lascio il link con la nostra affiliazione, che vi lascio anche un codice coupon che potrete arrivare fino al 30%, ancora non sono sicuro, però la tipa di Banggood mi ha detto che tramite il nostro codice coupon lo daranno a 1067 euro se non mi sbaglio, invece che a 1297. Ora mettiamo il Lautier da una parte e prendiamo questo monopattino di Aovo, poi ve lo faccio vedere anche questo da vicino. Ok ragazzi, e ora è raggiunto il momento del Bogist C1 Pro. Questo sarebbe un prodotto di Aovo. Ok ragazzi, questo è il mezzo. Poi qua abbiamo, vediamo per bene cosa abbiamo qui. Abbiamo un campanellino e un portacellulare, funziona abbastanza bene, un portacellulare, in più abbiamo un borsellino con delle chiavi, credo. Abbiamo questo borsellino che porta un po' di chiavi, brugole, broccolini per fare la manutenzione, e poi carica batterie da 48 volts 2 ampere. E voilà. Insomma ragazzi, questo Bogist ha anche il sellino e come ben sapete in Italia è proprio legalissimo. Tanto andiamo a montarlo tanto per vedere come viene, e insomma e si presenta in questa maniera con il sellino, ma io andrei a toglierlo subito perché altrimenti rischio che me lo portino via. Ok ragazzi, allora il Bogist C1 Pro si presenta così: il tasto di accensione si trova qua, basta un clic, la batteria è carica, sul davanti abbiamo un faro integrato con 3 luci, una forcella ammortizzata con questi pistoni qua neri, come ben vedete, chiusura fissata sulla pedana abbastanza larga, e la sospensione posteriore con il motore posteriore e freno a disco e pinza meccanica. Il motore dovrebbe essere un 500 watt ma non c'è scritto sul motore. Poi guardate ganzo qui, una volta aperto c'è questo tasto, se lo tiri in giù è bloccato, se lo tiri in su è sbloccato per poterlo bloccare meglio. Qui invece abbiamo addirittura doppio tappo per la porta della ricarica, c'è questo tappino qui nero e poi questo qua rosso, doppia protezione, niente male. Monta delle ruote 10x3 sia davanti che dietro con queste gomme da fuoristrada e un freno a tamburo davanti e, come vi ho detto prima, è un freno a disco posteriore. Allora ragazzi, direi abbiamo fatto uno, facciamo due. Ho tolto tutte le viti, togliamo la pedana e vi faccio vedere anche questo come è fatto sotto pedana. E voilà, questa è la batteria, 48 volts 13 ampere ora, le celle sono le 18650. Insomma direi che questo Bogist è molto accurato rispetto all'altro. Il cablaggio è abbastanza accurato. Insomma qui come ben vedete abbiamo anche questa guaina antifuoco, diciamo se si riscaldano questi connettori non danneggia le altre cavi, però c'è un contro sul copripedana che è sottilissimo, come ben vedete proprio sottile, e non c'è presente nemmeno una guaina che isola il vano batteria. Il vano batteria è abbastanza grande, uno potrebbe sfruttare anche per mettere una batteria magari con più autonomia. I connettori sembrano fatti abbastanza bene, cioè su ogni connettore c'è questa guaina termostringente che tiene ben saldo il connettore e c'è su tutti i connettori. Comunque ragazzi c'è da dire che questo Bogist, anche se non è fatto benissimo, ma vi garantisco che è fatto molto ma molto meglio del Kugo M4. Insomma ragazzi, come vi è sembrato l'unboxing di oggi e cosa ne pensate di questi mezzi? Magari fateci sapere anche nei commenti cosa ne pensate del Lautier e del Bogist C1 Pro, e magari se qualcuno di voi l'ha già provato facci sapere
sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi e come ti sei trovato e qual è l'esperienza che hai avuto. Ah, poi una cosa che non vi ho detto è il prezzo del Bogist C1 Pro. Costa $529 se non mi sbaglio, ma anche questo avremo un codice coupon per voi. E prima di chiudere il video vorrei ringraziare tantissimo sia Banggood che Oppo di averci mandato questi due mezzi, di averci dato la possibilità di provarli, e ovviamente noi li proveremo e li testeremo fino in fondo. E magari se questo video arriva a 200 like io vi porterò anche un test su strada di questo Lautier. Io ovviamente vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, ovviamente se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un pollice in su per dare un supporto a questo canale, poi attivando la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video. Questo è tutto dall'Acco Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!